amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono qui presso Oasi Vivai Piante, sono in provincia di Chieti e come vedete in mano ho quella che sarà una giovane pianta, in questo caso di Fotigna. Stiamo parlando di talee, quindi insieme a Luigi oggi ci mostrerà proprio questo processo di propagazione delle piante chiamato appunto talea. Perciò in questo momento andremo a fare del taleaggio. State con noi e soprattutto state insieme a Luigi Di Primo che ne sa veramente tante su questa arte della propagazione delle piante. Andiamo a vedere come si fa. La propagazione per talea quindi offre dei caratteri di semplicità, di facilità di esecuzione e il vantaggio l'abbiamo accennato in un video precedente. Adesso ci avviciniamo al taleaggio proprio vero e proprio. Adesso scopriremo in maniera molto semplice. Allora, questa è una fase che stiamo vedendo, giusto? Allora, il taleaggio parte con la scelta dei rami che bisogna utilizzare per poter poi fare le talee, e praticamente sono dei rami molto teneri, si chiamano di consistenza semilegnosa, proprio perché non sono così duri da essere legnosi, ma non sono neanche così morbidi da essere erbacee. Questo nell'esempio specifico stiamo cercando di fare delle talee di Fotigna Red Robin, che è la classica pianta che si usa tanto per fare le siepi. Quindi anche il privato potrebbe moltiplicare, potrebbe avere un ottimo risultato dall'utilizzo di questo metodo di propagazione. Allora, prima cosa che ti chiedo, quindi, Luigi, ti interrompo un attimo. Sì. Questi rami, una volta tagliati, è una banalità che ti chiedo, però va fatta subito questa operazione? Abbiamo un tempo limite? Può rimanere questo rametto per quanto tempo? Allora, sicuramente la propagazione si fa su materiale fresco, su materiale appena tagliato, perché questo materiale, proprio perché è tagliato, non avendo più l'alimentazione dalla pianta madre, tende ad appassire. Quindi immediatamente, il prima possibile, noi in una fase di lavorazione industriale diciamo che nei primi 20 minuti proprio una cosa rapida, nei primi 20 minuti la talea deve essere fatta. Bene. Proprio per assicurare i criteri di freschezza di tutto il rametto. Quindi questo è un ramo dell'anno, un ramo quindi che è cresciuto quest'anno lungo la siepe, e questo ramo lungo la siepe adesso andremo a fare delle talee proprio da questo ramo principale. Ok. Allora la prima cosa è quella di ridurlo, scegliere la parte centrale, che è sempre la parte migliore, scegliere la parte centrale, e poi se ne creano dei pezzi, se ne creano dei germogli che abbiano 2, massimo 3 nodi. I nodi lì, che sono i punti dove si attaccano le foglie, dove si legano le foglie. Naturalmente poi questi rametti vanno defogliati e noi lasciamo una sola foglia in alto e abbiamo ottenuto delle talee. Ma su questo discorso del pezzettino, delle talee, c'è ancora tanto da dire, nel senso che questo pezzettino di ramo contiene delle riserve energetiche proprio della pianta, contiene una foglia che è in grado di eseguire il processo di traspirazione, e quindi praticamente questo pezzettino di ramo non è un ramo morto, è un ramo vitale, è un ramo che ha le sue riserve e abbiamo la possibilità che possa emettere radici, perché all'interno di questo ramo, proprio nei tessuti legnosi, ci sono delle cellule dormienti ma che sono in grado di emettere radici, quindi hanno un potere rizogeno appunto per la radicazione, e da queste piante poi il germoglio, che è questo qua sopra, crescerà una nuova piantina. Quindi da questo germoglio poi può crescere una nuova piantina. Quindi è un materiale molto prezioso, perché è completo, è una pianta in piccolo in definitiva, e quindi poi questa foglia ci assicurerà la traspirazione. L'errore che si fa sempre è quello di lasciare questa pianta all'aperto, lasciare questa pianta alla luce, al sole, al vento, e non sempre questa pianta, questa talea, ancora talea, riuscirà a emettere radici, perché ci sarà un prosciugamento dei tessuti, ed è quello che noi andremo adesso a verificare e andremo a combattere. Cioè dobbiamo creare una sorta di umidità intorno a questa foglia, in questo tessuto, affinché proprio questa foglia, l'unica foglia rimasta, che se a volte in altre varietà tipo dei viburni è molto grande, potremo anche ridurre, potremmo anche spezzare
per proporzionare la superficie del traspirante alla dimensione della talea. Ok, questa è la dimensione, diciamo così, standard che tu consigli. 2-3 nodi, Ok, 2-3 nodi, perfetto. direi anche 2. Quindi l'hobbista prende la sua talea, la sua pianta, ne lascia 2 o 3 nodi di consistenza semi-legnosa, Perfetto. vedete che si flette, non è molle molle, quindi non è erbacea, come abbiamo detto prima. E questa è una talea ideale. Perfetto. Questa è una talea che probabilmente conservata e piantata in un apposito substrato che adesso vedremo, sicuramente metterà nuove radici e diventerà una nuova piantina.